Dobbiamo trovare una tabaccheria per comprare i biglietti dell'autobus. Guarda, ce n'è una proprio lì, accanto all'edicola dei giornali. Buongiorno, vorrei 2 biglietti per il bus urbano, per favore. Forse è meglio prenderne 4, così li abbiamo anche per il ritorno. Hai ragione, Giulia. 4 biglietti ordinari, grazie. Quanto costano in totale? 6 euro? Sì, costano 1,50 euro ciascuno. Ecco i 6 euro, prendo io il resto e i biglietti. Mi raccomando, non li perdere, ci servono per salire. Li tengo io nella tasca della borsa, sono al sicuro. Sai se questi biglietti valgono per 100 minuti? Sì, c'è scritto sopra, sono validi per 100 minuti su tutti i mezzi. Ottimo, così possiamo cambiare anche linea se serve. Usciamo subito, la fermata è proprio qui davanti. Spero che l'autobus numero 81 passi tra poco. Corriamo, vedo già della gente in attesa alla pensilina. Ecco la palina della fermata. Controlliamo gli orari sul tabellone. L'81 dovrebbe passare ogni 12 minuti circa. Guarda il display luminoso. Dice che mancano solo 3 minuti. Siamo stati davvero fortunati, non dobbiamo aspettare sotto il sole. C'è scritto che c'è una deviazione per lavori in centro. Speriamo che arrivi comunque vicino alla nostra destinazione. Secondo te dobbiamo salire dalla porta anteriore o posteriore? Di solito si sale davanti e si scende dalla porta centrale. Vedi quell'autobus rosso che sta arrivando in fondo alla via? No, quello è il numero 64, non è il nostro. Mi fa male ancora un po' la caviglia. Spero di trovare posto a sedere. Ti aiuterò io a salire ai gradini, non ti preoccupare Luca. Ecco, ora vedo il numero 81. È proprio lui. Prepara il biglietto in mano, l'autobus sta rallentando. Fai un cenno con la mano al conducente, così si ferma sicuramente. Lo sto facendo. Ecco, si sta accostando al marciapiede. Attenta, Giulia, c'è un po' di scalino tra il bus e la strada. Grazie Luca, sali prima tu che hai la gamba debole. Che folla! È pieno di gente oggi, non si riesce a passare. Cerchiamo di spostarci verso il centro della vettura. Prima però dobbiamo timbrare i biglietti alla macchinetta. Dov'è l'obliteratrice? Ah, eccola lì, quella gialla. Inserisco io il mio biglietto. Senti il rumore del timbro. Sì, ora tocca il mio. Ecco fatto, è convalidato. Controlla se la data e l'ora stampate sono corrette. Sì, oggi è il 9 aprile e sono le 16:10. Perfetto. Ora cerchiamo di raggiungere quei posti in fondo. Scusate, possiamo passare? Permesso, grazie. La gente non si sposta volentieri, è un po' maleducata. È l'ora di punta, sono tutti un po' nervosi e stanchi. Reggiti forte al mancorrente. L'autobus sta partendo velocemente. Preso, mi tengo stretta a questa maniglia gialla. Non vedo nemmeno un sedile libero in tutta la parte posteriore. Aspetta, quella signora anziana sta per scendere alla prossima fermata. È vero, si sta alzando proprio adesso. Vai tu. No, siediti tu Luca, hai bisogno di riposare la caviglia. Grazie, sei molto gentile. Mi siedo solo per qualche minuto. Io resto in piedi qui accanto a te, mi tengo allo schienale. C'è un'aria molto viziata qui dentro, fa caldissimo. Forse l'aria condizionata è spenta o non funziona bene.
Guarda, si è liberato un altro posto proprio dietro di me. Oh, fantastico. Allora mi siedo anche io, finalmente. Ora stiamo molto più comodi. Il viaggio sarà lungo. Dobbiamo fare almeno 10 fermate prima di arrivare in centro. Spero che non ci sia troppo traffico lungo il percorso. Il bus viaggia nella corsia preferenziale. Dovremo fare presto. Hai visto che bel panorama si vede dal finestrino? Sì, stiamo passando proprio accanto al fiume Tevere. Giulia, scusa, sai qual è la fermata esatta per il Colosseo? Non ne sono sicura. Chiediamo a quel ragazzo seduto di fronte. Scusi, saprebbe dirci tra quante fermate dobbiamo scendere? Ascolta il ragazzo. Dice che mancano ancora 4 fermate. Grazie mille, molto gentile. Quindi dobbiamo stare attenti. Il ragazzo dice che la fermata si chiama proprio Colosseo. Mi scusi, l'autobus si ferma proprio davanti all'ingresso. Ascolta ancora. Dice di sì, a pochi metri dall'anfiteatro. Meno male, così non dobbiamo camminare troppo a lungo. Vedi che la gente sul bus è molto disponibile se chiedi. Sì, è vero. Mi sento più tranquillo ora che conosco la strada. Dobbiamo stare attenti agli annunci vocali dello speaker. A volte non si sentono bene per via del rumore del motore. Allora guarderò io fuori per riconoscere il monumento. È impossibile non vedere il Colosseo, è gigantesco. Hai ragione, lo vedremo spuntare tra i palazzi tra poco. Ehi, guarda, sono salite 2 persone con la divisa e il tablet. Oddio, sono i controllori. Stanno iniziando a controllare i biglietti. Niente paura, noi abbiamo timbrato regolarmente all'entrata. Prendi il tuo biglietto dal taschino, Luca. Stanno arrivando qui. Ecco il mio. E il tuo? Ce l'hai a portata di mano? Sì, è qui. Spero che il timbro sia ben leggibile. Stanno facendo la multa a quel ragazzo in fondo al bus. Poverino, forse ha dimenticato di convalidare il titolo di viaggio. In Italia le multe sui mezzi pubblici sono molto salate. Sì, possono costare anche più di 50 euro. Ecco, il controllore è davanti a noi. Buongiorno, ecco i biglietti. Il controllore controlla. Tutto a posto, ci ha ringraziato. Hai visto? Siamo stati onesti e non abbiamo avuto problemi. È sempre meglio viaggiare in regola per stare sereni. Molte persone cercano di fare i furbi, ma non conviene mai. Sono d'accordo. Ora rimettiamo i biglietti in borsa per ricordo. Accidenti, che frenata improvvisa ha fatto l'autista. Mi sono quasi caduta addosso a quel signore, che spavento. Forse un'auto ha tagliato la strada all'autobus all'incrocio. Meno male che eravamo seduti, altrimenti saremmo caduti. Sento che la gente sta protestando a voce alta con il conducente. È normale, qualcuno ha rischiato di farsi male sul serio. L'autobus è ripartito, ma sembra che ci sia un po' di coda. Sì, vedo molte macchine ferme davanti a noi ai semafori. Speriamo di non fare troppo tardi per il nostro appuntamento. Abbiamo ancora molto tempo, non ti preoccupare, Luca. Ti senti bene? Non hai sbattuto la testa contro il vetro? No, mi sono tenuta forte allo schienale del sedile davanti. Sei sempre molto pronta di riflessi. Brava Giulia. In città bisogna sempre stare in allerta, anche sul bus. Ora la strada sembra più libera, stiamo riprendendo velocità.
Meno male, sento che siamo quasi arrivati a destinazione. Fammi controllare la nostra posizione sul GPS del telefono. Cosa dice la mappa? Siamo vicini alla fermata a Colosseo. Sì, mancano solo 200 metri. Siamo sulla via dei Fori Imperiali. Guarda fuori, Luca. Si vede già un pezzo dell'anfiteatro. Wow, è incredibile! È ancora più bello dal vivo che in foto. Dobbiamo prepararci a scendere alla prossima fermata, allora. Alziamoci con calma e dirigiamoci verso la porta centrale. Ricordati di prendere il tuo zaino, non lasciarlo sul sedile. Ce l'ho sulle spalle. Mi aiuti a camminare tra la gente? Certo, appoggiati a me. Chiediamo permesso per passare. Permesso, dobbiamo scendere alla prossima. Grazie. C'è un gruppo di turisti che blocca completamente il passaggio. Per favore, possiamo passare? Grazie mille, molto gentili. Ecco, siamo arrivati proprio davanti alla porta d'uscita. Ora dobbiamo solo aspettare che l'autobus si fermi del tutto. Sento che sta frenando. Teniamoci pronti per il gradino. Hai premuto il pulsante rosso per prenotare la fermata? Sì, l'ho premuto proprio ora. Vedi la scritta fermata prenotata? Sì, è apparsa sul display rosso sopra la cabina dell'autista. Senza premere il tasto, l'autobus potrebbe non fermarsi. È importante ricordarselo, specialmente quando il bus è vuoto. Qui però c'è molta gente che scende con noi, guarda. Sì, metà autobus sembra voler visitare il Colosseo oggi. Siamo arrivati. Il bus si è fermato correttamente alla pensilina. Aspetta che le porte si aprano completamente prima di scendere. Ecco, si stanno aprendo ora. Fai attenzione al dislivello. Scendi prima tu, io ti seguo molto lentamente. Ti tengo la mano, non avere fretta di scendere i gradini. Grazie Giulia, sei davvero preziosa in questi momenti. Ecco fatto, siamo con i piedi sul marciapiede, finalmente. L'aria è un po' più fresca qui fuori rispetto a dentro il bus. Sì, si respira molto meglio. Benvenuti al Colosseo. L'autobus è già ripartito. Guarda quanta polvere alza. Siamo proprio nel cuore di Roma. È magnifico. Controlla se abbiamo preso tutto. Borsa, zaino e telefoni. Sì, abbiamo tutto. I biglietti usati possiamo buttarli ora. No, tienili ancora per un po'. Non si sa mai. Va bene, li metto in una taschina della borsa per sicurezza. Ora dove dobbiamo andare per l'ingresso principale? Dobbiamo attraversare la strada sulle strisce pedonali lì. Quanti turisti e quanti centurioni ci sono qui intorno. È uno dei posti più famosi del mondo, è normale. Mi sento molto emozionato. Non vedo l'ora di entrare. Facciamo una foto davanti all'Arco di Costantino prima. Ottima idea. Così la mandiamo subito alla mia famiglia a Napoli. Sorridi Luca, di formaggio per la foto. Formaggio. È venuta bene? Fammi vedere. Bellissima, sembriamo due veri esploratori romani. Ora andiamo verso la biglietteria. L'avventura continua.